Salve a tutti, sono Giuseppe Mosco, ideatore di questo spazio web che si propone di aiutare scrittori emergenti e non alla promozione dei loro libri. Curiosità è una strana malattia. Eccoci qua, buonasera a tutti. Stasera abbiamo con noi l'autrice Roberta Bencini che ha scritto un libro che si chiama La versione di Paolo. Roberta, ci racconti come sei arrivata a scrivere questa storia? Buonasera a tutti innanzitutto. La storia l'ho scritta perché è quello che è successo nella mia vita reale. Io ero sposata con una persona che è stata uccisa dalla propria amante per questioni economiche e sono finita a mio malgrado in tutta la vicenda giudiziaria che è seguita l'omicidio. E praticamente dagli interrogatori che mi hanno fatto carabinieri fino alla costituzione come parte civile, tutte le varie fasi dei processi, perché abbiamo avuto ad oggi 4 processi e praticamente ancora non è finita questa storia. Io l'ho scritto questo libro perché a un certo punto, comunque dopo la fine del processo di primo grado, io sentivo proprio il bisogno di mettere un punto a tutta la storia e andare avanti con la mia vita, perché ho vissuto in apnea per 2 anni, se così si può dire, perché la rabbia, cioè la voglia di rendere giustizia a mio marito è quello che mi ha portato avanti per questi 2 anni. Dopodiché ho detto io voglio fare qualcosa per me stessa. Mi sono messa a scrivere perché scrivere era una cosa che io ho sempre fatto. Ho frequentato dei corsi di scrittura creativa, ho frequentato dei laboratori e dopodiché è venuto proprio naturale scrivere questo libro in cui racconto appunto tutta la vicenda dal mio punto di vista, che è anche un punto di vista diverso da quello che si legge sui giornali si legge quello che scrivono i giornalisti che però assistano alle udienze, intervistano quello piuttosto che quell'altro, però praticamente non... cioè, il mio è un punto di vista diverso perché è il punto di vista di chi il processo l'ha dovuto vivere e l'ha soprattutto subito. Senti, ho ascoltato la tua intervista su un altro canale e mi ha colpito molto il percorso che ti ha portato, a parte la vicenda storica, insomma, sofferente, il percorso che ti ha portato poi a pubblicarlo, va, diciamo così, perché l'avevi messo nel cassetto e era una sorta di diario personale che poi è diventato altro, insomma. Ce lo racconti? Sì, praticamente quando ho finito di scriverlo, il libro aveva già esaurito la sua funzione. A me mi è servito come ulteriore step per l'elaborazione del lutto e quindi l'ho messo in cassetto, come dici te, nel senso era un PDF, e ho cominciato a girare fra amici e parenti, tutti bellino, però sai, gli amici e parenti, tutto quello che fai è bello, insomma, non ti direbbero Dico mai. sempre la stessa cosa. E niente, poi invece lo scorso Natale, a un pranzo di Natale, come tanti si fanno tutti, no? L'amici dell'amici dell'amici, c'era l'amica di una mia amica, quella appunto, che aveva pubblicato un libro anche lei con questa casa editrice, l'edizione Helicon, che è quella che poi ho pubblicato anch'io. L'amica gli ha detto, sai, anche lei ha scritto un libro, però non mi ha presentato a nessuno, eccetera, eccetera, e questa mi ha chiesto se lo poteva leggere e io gli ho mandato il PDF. Dopo un paio di giorni mi richiama e mi fa, dice, a me mi piace tantissimo questo libro, lo posso proporre alla mia editrice? Io sì, a voglia, c'è problema per me. Faglio legge, convinta comunque che l'editrice l'avrebbe messo da una parte, insomma, no? E glielo manda, l'editrice la richiama e gli dice guarda, digli alla tua amica che io ora sono ferie fino al 6 di gennaio, quando torno, se mi interessa ci sentiamo. Io sì, sì, va bene. Mi richiama, mi dice così, io sì, sì, va bene. Passano 3 giorni, io sono al lavoro, tranquilla, mi squilla il cellulare, un numero sconosciuto, che poco nemmeno rispondo perché di solito qualche pubblicità.
E invece era la signora della casa editrice e mi diceva che anche lei aveva letto il libro, che gli era piaciuto molto e lo voleva pubblicare. E niente, poi quando lei è tornata dalle ferie sono andata in ferie io, praticamente siamo riusciti a metà di gennaio a vederci e poi piano piano è andata avanti la cosa e siamo arrivati alla pubblicazione, insomma. Un libro che in parte ho letto e mi è piaciuto molto, a parte che è un qualcosa di innovativo perché forse il titolo, non lo so, interpreto io la versione di Paolo, si chiama così perché c'è proprio una versione di Paolo di un percorso di vita che si intercambia poi con la tua versione. E la ritrovo molto innovativa, forse per questo poi è piaciuta molto alla casa editrice, perché poi tendenzialmente gli autori hanno sempre l'abitudine a seguire gli stessi schemi, gli stessi format, invece la tua è stata una cosa fresca, nuova e mi ha veramente colpito. Cosa pensi di questa cosa che ho detto? Ma sì, in effetti non sono molti libri in cui praticamente ci sono due persone che si intervallano per raccontare la storia. Cioè, e poi all'inizio il mio progetto era che Paolo raccontava il passato, io invece racconto il presente e con tutto quello che stava succedendo. Poi invece nella stesura mi sono resa conto che comunque anche io dovevo dare la mia versione di quello che era passato, della nostra vita comune, per cui è un po', cioè diciamo ci alterniamo nel racconto e il racconto è diventato una cosa lineare praticamente da quando ci siamo conosciuti. Paolo racconta anche della sua infanzia, di quello che è stato prima di me, comunque più che altro è incentrato da quando ci siamo conosciuti a quando è finito il processo di primo grado, che è stato il momento poi dopo il quale io l'ho scritto questo libro. Ho deciso di scrivere, cioè, si chiama La versione di Paolo, a parte il discorso del racconto da due voci, perché praticamente io sono stata molto silente durante tutto il periodo dell'inchiesta e del processo. Però c'era in compenso le avvocatesse della difesa che parlavano con i giornalisti dalla mattina alla sera e volevano far emergere questa figura di mio marito come una persona violenta, cosa che non è mai stata. Infatti poi questa cosa è stata ampiamente smentita in fase di processo, di istruttoria prima e di processo poi attraverso testimoni. E niente, e appunto io quando uscivo dal tribunale, mi ricordo al mio avvocato, gli dicevo io avrei voluto ci fosse Paolo per dar lui la sua versione, no? Quindi mi è venuta una cosa automatica una volta che dovevo dare un titolo al libro, scrive proprio la versione di Paolo, cioè è la vittima che racconta dal suo punto di vista quello che è successo. Anche io sono scrittore, no? E come hai raccontato tu, scrivo prima dei pezzi, poi li sposto da una parte, da un'altra, e dico no, questo pezzo va meglio organizzato così. E devo dire la verità, per come l'hai concatenati, mi è piaciuto tantissimo, c'è una perfezione armonica molto bella ed è una cosa che poi io cerco, insomma, nei libri e ti faccio i complimenti per questa sorta di perfezione che ho trovato. Ti ringrazio. Anche Mi è perché piaciuto. considero che è la prima volta che scrivo, cioè è il mio primo libro in assoluto. Cioè io ho scritto dei racconti brevi così, però un libro di 120 pagine è la prima volta che lo faccio. E all'inizio ero anche titubante di cosa scrivo io per fare tanto da fare un libro, no? Invece poi è venuto di getto la cosa, ecco. Io penso che attualmente un lettore cerca anche freschezza perché gli autori soliti sono diventati anche pesanti, insomma ormai vanno solo di nome, ripetono sempre le stesse cose, mo non faccio nomi, no, di autori che conosciamo eccetera. Io penso invece che in questo panorama il tuo libro porti, a parte una storia che è diversa da quella che ci raccontano solitamente, perché solitamente si parla di femminicidi eccetera, no? Oggi racconti una versione diversa di questa situazione, insomma, ma poi porti freschezza proprio nel modo in cui è scritto e quindi mi ha colpito molto e volevo soffermarmi anche su questo tema, sul perché poi si parla sempre di
di uomini che eliminano donne e non di viceversa, no? Una notizia del genere fa notizia, un'altra invece no, come se la morte di una persona e la morte di un'altra è diversa perché è il sesso che delimita, insomma, l'importanza o no meno. Sì, no, io, cioè, prima di tutto io non ritengo, cioè, vabbè, i femminicidi, gli uomini che ammazzano le donne, però ci sono anche le donne che ammazzano gli uomini, anche se fanno meno notizia, come dici te. E comunque la violenza per me non ha genere, nel senso sia uomini che donne è la stessa cosa, cioè il codice rosso dovrebbe essere interpretato a doppio senso, non solamente in un senso. Io lo spero, non so, perché quando è successo questo fatto il codice rosso era entrato in vigore come legge da poco, infatti loro si appellavano proprio a questo codice rosso dicendo che Paolo era un violento, perché volevano praticamente gli fosse riconosciuta la legittima difesa. In effetti poi Paolo è stato aggredito mentre dormiva a letto, quindi figurati che legittima difesa. Comunque, a prescindere da quello, io penso c'è il buono e il cattivo sia negli uomini e nelle donne. Io ho avuto modo di vedere proprio la cattiveria, la malvagità di una persona durante questo percorso. Non ha fatto una parola di pietà per lui, un cenno di un rimorso di qualcosa. È arrivata ora a luglio all'ultimo grado di giudizio che ha ripetuto le stesse bugie che aveva detto 5 anni prima. Cioè, alla faccia di quelli che dicono che il carcere rieduca, fra parentesi, no? E quindi io di fronte a una malvagità in questa maniera, una cattiveria in questa maniera, io sono rimasta proprio irrestrita. Non riesco a concepirla, se non fossi stata lì non avrei potuto immaginare, insomma, che veramente c'è gente che si comporta così. E queste possono essere donne come uomini, no? Cioè proprio l'indole della persona a prescindere dal sesso che uno ha. Almeno questa è la mia opinione. Roberta, di quella intervista mi ha molto colpito la seconda parte della chiacchierata, insomma, in cui hai raccontato poi il tuo vissuto del post pubblicazione del libro, una parte molto bella dell'intervista. Sì, io come ho scritto anche nel libro amo definirmi come una persona che è nata tante volte e l'ultima volta sono nata quando è morto mio marito. Questo perché naturalmente quando succedono questi eventi estremi nella vita ti costringano in un certo senso a riprendere in mano tutta la vita, a ricalcolare tutti gli interessi, gli obiettivi che uno può avere, no? E quindi io mi sono resa conto a questo punto, io ho 60 anni, ho detto ora devo fare qualcosa per Roberta, io sono stata la figlia, sono stata la moglie, ora voglio essere Roberta. E ho iniziato appunto a fare prima questo corso di scrittura che ho fatto con una persona che fra parentesi adesso lavora per Disney addirittura, quindi abbastanza brava, insomma. Dopodiché con lui ho fatto un paio di laboratori, ho scritto questi racconti e anche la cosa strana dei racconti è che mi sono sempre capitate di scrivere di persone esattamente all'opposto di me e questo mi è servito anche per vedere ancora più dentro di me e capire, anche attraverso le differenze che c'era fra me e la persona di cui stavo scrivendo, è stata un'analisi interna praticamente. Ho fatto questi corsi, poi ho scritto questo libro e dopodiché questa persona ha smesso di fare laboratori e corsi perché non aveva più tempo e ho detto ma io che ci faccio a casa tutte le sere, mi schianto sul divano, non fa più nulla, eccetera, eccetera. Ho detto voglio provare a fare teatro e mi sono messa a fare teatro. Ero curiosa più che altro di vedere come funziona il teatro dietro le quinte. Io per 50 anni mi sono seduta in platea e ho visto uno spettacolo. Ho detto voglio vedere
come si fa il teatro. Mi sono messa lì, ho fatto il primo anno, ora so il secondo, faticoso come pochi, comunque mi diverte molto e mi aiuta anche molto, cioè io sono una timida di base. Se riesco anche a parlare con voi stasera è anche forse per via del teatro e di quello che ho imparato lì, insomma. Roberta, tornando al libro, quando l'ho letto ho pensato una cosa. Solitamente noi, quando si tratta di persone che non ci sono più, no, siamo abituati a vedere la loro versione attraverso video, cose digitali, insomma, no? E quando vedi video di qualcuno che non c'è più, ti colpisce qua. Il tuo libro invece mi ha colpito proprio qui, cioè Paolo ce l'avevo in questo luogo qui, praticamente. È come se aver raccontato la versione di Paolo attraverso la scrittura me l'ha riportato in questa zona qui. È come se fossi nei suoi occhi, no, mentre scriveva quella parte, e quindi è come se mi fosse rimasta in questa parte qua del corpo. Invece a volte quando vedi un video ti rimane qui, non, capito? Ragiona, cioè funziona in una parte diversa. Io Paolo, ti dico la verità, me lo sento vicino, me lo sento dentro e praticamente è come se vivesse insieme a me, perché io sono convinta che tutte le persone che ci lasciano, finché noi si ricordano, magari anche con un pensiero sfuggente, sento una canzone e dico, ah, capace questa a lui gli sarebbe piaciuta, sono sempre vive, secondo me, vivano attraverso di noi. E per me Paolo continua a vivere attraverso di me, attraverso i nostri amici che anche loro ogni tanto lo ricordano, anche involontariamente. Poi ora in questo periodo con questo libro è ritornato un'altra volta al centro delle nostre discussioni, praticamente, dei nostri colloqui. Però ecco, non è né testa né cuore, è tutto l'insieme, secondo me. A me le persone che conoscevano Paolo mi hanno detto che hanno riconosciuto Paolo dentro il libro. Quindi, cioè, molte mi hanno detto, cioè, sembra che sia stato proprio lui a scrivere, però devi considerare che io lo conoscevo bene, mio marito, quindi sapevo quello che pensava, sapevo, cioè, di tante cose, cioè, io ho descritto esattamente quello che lui mi aveva detto, insomma, e quindi è per quello probabilmente che alla gente gli arriva Paolo, la gente che lo conosceva gli arriva Paolo, insomma. Vabbè. Poi un'altra cosa che mi ha colpito è stata proprio come l'argomentazione in poche pagine, perché tu hai detto sono 120 pagine, è stata molto minuziosa nello spiegare il suo percorso di provenienza, il tuo, il come vi siete incontrati, i primi attimi della vostra conoscenza, i primi mesi, veramente molto 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 bella, complimenti. Grazie. Sì, no, io non so per romanzi chilometrici, dico la verità, io quando scrivo sono abbastanza sintesica, ogni tanto mi perdo nelle descrizioni, però ora questo non era il libro che comportava descrizione di paesaggi o chissà cosa, insomma. Però sì, io sono molto, cioè non riesco, proprio il mio stile è quello di arrivare subito al succo del discorso, non mi piace scrivere tanti fronzoli di contorno, insomma, il concetto è quello e è quello che io voglio trasmettere. Infatti, ripeto, nonostante è molto descrittivo, è molto lineare, scorrevole e anche per i non lettori, insomma, quindi volevo sottolineare nuovamente questa cosa. Senti, invece noi sul canale pensiamo una cosa, che più che promuovere libri noi dobbiamo promuovere autori, perché spesso difficilmente, insomma, un lettore compra un libro per il titolo del libro, no? Spesso sceglie autori, almeno lo vediamo col mainstream, no? Ha scritto un libro Tizio e quindi compra il suo libro a prescindere da ciò che ha scritto. Ma io sono completamente d'accordo con voi, perché io nella mia libreria ho per esempio la bibliografia completa di Tiziano Terzani, perché Tiziano Terzani è il mio maestro, insomma, quello è lo scrittore in assoluto che io ho amato di più, e così la Fallaci, De Carlo, eccetera, eccetera. Anch'io quando vado in libreria la prima cosa che guardo è l'autore,
Poi se mi incuriosisce un autore che non conosco, però magari c'ha un titolo che mi incuriosisce, la quarta di copertina mi intriga, allora prendo anche quello, insomma. Però cioè, la prima cosa che guardo è l'autore, anche io. E adesso mandiamo la copertina del libro e poi dopo ci rivediamo con qualche altra domanda e ci salutiamo, va bene? Ok? Scopri la storia avvincente e commovente di Paolo Vai, nel libro La versione di Paolo di Roberta Bencini. Attraverso la narrazione in prima persona di Paolo e della moglie Roberta, il lettore viene catapultato nel dramma di un omicidio che ha scosso l'Italia. Non è solo un racconto di cronaca, ma un'introspezione profonda sulle vere motivazioni e le relazioni che si celano dietro il crimine. Non perdere l'occasione di conoscere la verità. Leggi ora e immergiti in questa testimonianza toccante. Leggi la recensione completa del libro, La versione di Paolo. Il caso Vai, oltre le verità di cronaca, di Roberta Bencini. Scopri la storia avvincente e commovente di Paolo Vai, nel libro, La versione di Paolo, di Roberta Bencini. Attraverso la narrazione in prima persona di Paolo e della moglie Roberta, il lettore viene catapultato nel dramma di un omicidio che ha scosso l'Italia. Non è solo un racconto di cronaca, ma un'introspezione profonda sulle vere motivazioni e le relazioni che si celano dietro il crimine. Non perdere l'occasione di conoscere la verità. Leggi ora e immergiti in questa testimonianza toccante. Leggi la recensione completa del libro, La versione di Paolo. Il caso Vai, oltre le verità di cronaca, di Roberta Bencini. Eccoci qua, siamo nuovamente in studio con Roberta Bencini e la domanda che volevo farle è: come mai un lettore dovrebbe acquistare e poi leggere il tuo libro? Allora, perché? Io spero perché viene incuriosito da quello che legge nella quarta di copertina e ritorno al discorso che facevo prima. E comunque anche perché è un libro che si legge bene, è una storia vera, vista da un altro punto di vista, quindi finalmente si può capire cosa succede al di là dei notiziari del telegiornale, al di là degli articoli sensazionali sui giornali, perché purtroppo di solito viene, cioè io l'ho visto sulla mia pelle, cioè la verità non viene quasi mai descritta al grande pubblico, cioè la notizia fa sensazione e si va su quello che fa sensazione. I media non sono una finestra sul mondo, mentre molte persone li ritengono tali, insomma, no? Guardano la TV pensando che loro ci raccontino la verità dei fatti che stanno fuori, invece spesso è propaganda e spesso invece è manipolazione della realtà. Cosa pensi di questa mia espressione? Io ti rispondo con un episodio di un mio viaggio. Io nel lontano 1999 ho fatto un viaggio Siria, Libano e Giordania. Durante questo viaggio io avevo come driver una persona che mi aveva presentato un siriano che io conoscevo per lavoro e con questo e durante le ore di viaggio io con questo siriano parlavo di tutto, di religioni, dello Stato di Israele, della Palestina, tutte queste cose qua, che ora purtroppo sono di nuovo molto di attualità, no? Però in quel periodo le cose erano tranquille. Arriviamo in Libano, in un appartamento di un suo amico che ce l'aveva messo a disposizione. La prima cosa che fa lui mi dice: io ora vado a accendere il generatore dell'elettricità. Io, ma siamo a Beirut, ci vuole il generatore dell'elettricità, non c'hanno la corrente. Dice: sì, ce l'avevano, però la settimana scorsa Israele gli ha bombardato la centrale elettrica. Io e le altre due persone che erano con me ci siamo guardati e mi dico: ma che cavolo sta di questo, no? Perché in Italia in quel periodo erano tutti pace e bene, insomma, da quelle parti, no?
E da lì poi mi ha spiegato, c'è stato modo anche di capire cosa sta succedendo in Medio Oriente, che ora non ve lo dico perché sennò ci si farebbe fino a domattina. Però Ci questa... bloccano il video, ci bloccano il video Sì, perché la anche, verità c'è non può anche uscire. quello. Però questo per dire, cioè una cosa è la realtà che uno vede quando vive e quando vede di prima persona, una cosa è quello che ti raccontano in televisione e sui giornali. Questo è successo in questo caso che io ho descritto ora, che è una cosa vera, insomma, che l'ho vissuta io, è successo nel processo di mio marito. E io penso che succeda anche in tanti, cioè se questo è il modo di operare, succede anche per molte altre cose, insomma. Io su quello che leggo sui giornali e quello che sento alla televisione ci fu sempre una bella tara e poi mi metto lì a smanettare su internet per capire bene quello che è, insomma. Io volevo dire ai giovani scrittori, no? Qualcuno che magari è in cerca di idee, eccetera, di leggere il libro di Roberta perché può essere molto di ispirazione sul come formulare qualcosa di nuovo, di fresco, perché veramente è interessante su come è articolato bene. E quindi invito a comprarlo e a leggerlo. Roberta, salutaci, ascoltato stasera. Io saluto tutti, ringrazio tutti di avermi ascoltato. Comprate il libro e se lo comprate e poi avete voglia di parlarne con me, io sono più che disponibile, anzi ogni recensione a me mi fa piacere, sia quelle buone che quelle cattive. Mi potete contattare su Facebook, rispondo a tutti. A volte ci metto un pochino di più perché mi si inceppa tutto il sistema, però di solito rispondo, insomma. Roberta, quando vuoi, insomma, con grande piacere, sai come contattarmi. E Certo. un grande piacere, anche se scriverai un libro, e penso che lo scriverai, perché comunque penso che è una bella dote, insomma, quindi sei rinata nuovamente, quindi... Sì, sono rinata e farò... Quella sarà la mia prossima vita ancora comunque, perché io rinascerò quando andrò in pensione fra 7 anni. E Però a non ti quel punto... dimenticare di noi, eh? No, però a quel punto potrò dedicarmi alla scrittura in completo, anche perché io ritengo che comunque, a parte tutto, scrivere è una cosa seria e io lo voglio fare con la testa alla scrittura, no? Con la testa alla scrittura, però ho quel problema in ufficio, come lo posso fare a risolvere? C'ho quella cosa da fare, però ora voglio fare questo, però no, bisogna vado a fare questo, cioè deve essere una cosa tranquilla. Il libro l'ho scritto durante le ferie estive, infatti, perché quell'anno non mi sono mossa da Poggibonsi e le mie ferie sono state scrivere. Però mi sono chiusa in casa e ho fatto quello, insomma. In questo momento non ho la possibilità di farlo. Io scrivo, è vero, scrivo dei pezzettini di una cosa, poi dei pezzettini di un'altra, le idee le metto tutte su un foglio di Word che poi prenderanno forma, insomma. Ok, salutiamo i nostri ascoltatori e vabbè, io e te ci salutiamo poi in retroscena dopo che ho chiuso, va bene? Buonasera a tutti. Buonasera, grazie. Grazie a te, Roberta. Avete mai udito di amori sospesi? Di quegli amori che sfidano il tempo e lo spazio, fluttuando in un'eterna danza? Oltre il cuore di Vincenzo Desiante vi condurrà per mano in un mondo onirico, dove emozioni profonde e legami indissolubili si intrecciano in un'armonia sublime. Immaginate un amore travolgente, appassionato, eppure etereo, come un soffio di vento che sfiora l'anima senza concretizzarsi nel quotidiano. Un amore che travalica i confini del cuore, che sfida il tempo e lo spazio, tessendo un arazzo di passione e desiderio. L'autore ci accompagna in un viaggio fugace, in una dimensione dove sogno e desiderio si fondono in un'unica melodia. Due anime affini, unite da un filo invisibile, chiamate a percorrere strade diverse, eppure legate da un destino ineluttabile. Oltre il cuore non è un semplice romanzo, è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi, risvegliando corde profonde del nostro essere, evocando nostalgia, speranza
e un senso di meraviglia. Vincenzo Desiante, con maestria, dipinge l'essenza di quegli amori che albergano nelle pieghe dell'anima, amori che, pur non trovando realizzazione, lasciano un segno indelebile, una traccia eterna nel nostro cuore. Le sue parole sono una musica dolce e malinconica, un canto che ci trasporta in un mondo di emozioni intense, di vibrante passione. Ogni pagina ci avvolge in un caldo abbraccio, ci cattura, ci fa desiderare di tuffarci sempre più a fondo in questa storia. Lasciatevi illuminare da un amore che trascende la realtà. Immergetevi nelle pagine di Oltre il cuore e intraprendete un viaggio indimenticabile, un viaggio che vi farà sognare, riflettere e forse anche versare qualche lacrima. Se cercate una storia che vi tocchi l'anima, che vi faccia battere il cuore, che vi emozioni, Oltre il cuore è il libro che fa per voi. Non lasciatevi sfuggire questa esperienza unica, travolgente. Scoprite l'eternità dell'amore in Oltre il cuore di Vincenzo Desiante e ricordate, a volte le più belle storie d'amore sono proprio quelle che vivono oltre i confini del cuore. Buona lettura. Curiosità è una strana malattia, è proprio la più tremenda che ci sia. Viene e mi porta via, anche se chiamo la polizia. E non mi resta che lasciarmi andare, ci sono tante cose da capire e da imparare. Curiosità, ma che strana libertà. Lei era qua giusto un attimo fa. Mi stordisce, mi rapisce, mi colpisce, mi stupisce. Non vuole mai essere banale, appartiene al mio istinto primordiale. Bisogna andare fino in fondo, la curiosità mi svela il mondo.